Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti in questo video un po' particolare. Oggi sono emozionatissima perché non sono sola, come potete vedere, ma sono con un ospite speciale che sono sicura che qualcuno di voi già conoscerà. Oggi sono con Serena. Ciao Serena, benvenuta. Ciao Valeria, grazie per questa bella presentazione. Serena è un'insegnante di italiano per stranieri, ma è soprattutto o anche un'autrice. Lei scrive libri di italiano, scrive delle storie brevi per i suoi studenti e avremo tempo nel video di farveli conoscere questi libri che lei scrive e che io ho e che ringrazio tanto per avermi mandato. Grazie ancora, Serena. Prego. Allora, senti, Serena, perché non ti presenti per magari le persone che ancora non sanno chi sei? Vivo a Roma, insegno italiano da tantissimi anni, oltre 10 anni direi, e come hai detto, sono anche autrice di materiali didattici in italiano semplificato, letture graduate e anche una rivista linguistica in italiano accessibile. Mhm. Come si chiama questa tua rivista? Si chiama Piazzetta Italiana. Adoro questo nome perché la piazza o la piazzetta è proprio un simbolo dell'italianità dell'Italia, quindi un nome veramente azzeccato. Grazie, ci ho pensato tanto, ma sono soddisfatta alla fine del nome che ho scelto. Complimenti, è veramente è un bel titolo, mi piace molto. Senti, come abbiamo appena detto, quindi tu sei un'autrice di libri, di letture semplificate per studenti che studiano l'italiano. Tutti i livelli? Scrivi per tutti i livelli di studenti? Sì, dalla 1 fino al B1, anche al B2, leggere è importantissimo e leggere in maniera semplice, secondo me, perché la lettura deve essere una componente piacevole dello studio. Quindi se è troppo difficile, complicato, diventa overwhelming, difficile da capire, da digerire, quindi anche facile da ricordare. Quindi sì, per tutti i livelli. Assolutamente. Ecco, abbiamo appena toccato un argomento che mi piace molto perché anche io ovviamente leggo molto sia in italiano sia nelle lingue straniere che ho studiato e quindi secondo te perché è importante leggere in italiano per i nostri studenti? Perché? Mhm. Leggere è una forma di immersione. Immagino che i nostri studenti non vivano in Italia, no, la maggior parte, e quindi bisogna ricreare un'immersione dove si vive, lontano dall'Italia. E leggere, ma anche ascoltare, ovviamente, è un modo di ricreare l'immersione. Perché parlo di immersione? Perché quando leggiamo, anche ascoltiamo, noi troviamo quelle parole o elementi grammaticali che abbiamo studiato a lezione e li vediamo in diversi contesti, in diverse frasi, in diverse situazioni, spesso legati ad emozioni. E questa immersione. Quindi quando leggiamo è come se, um, non come se, quando leggiamo assimiliamo la lingua senza studiare. Ovviamente abbiamo studiato prima con i nostri insegnanti a scuola di italiano, ma leggere ci aiuta a consolidare tutto il vocabolario e la grammatica che abbiamo già visto. Ecco, e per me questo deve fare parte di ogni percorso di studi. Cosa ne pensi, Valeria? Sono d'accordissimo con te perché io ritrovo tanto, tanto, tanto della mia filosofia di insegnante in queste parole, perché forse sapete, o anche tu, Serena, sai che in questi ultimi mesi ho affrontato un nuovo progetto
Dialetto, che è il mio club di conversazione basato sulla visione di un film italiano contemporaneo e ritrovo molto del mio approccio, del mio metodo di studio e di insegnamento nelle tue parole. Quindi quando guardiamo un film in italiano, per i miei studenti, apprezzano la storia sicuramente, quindi sono immersi in una storia e si godono una storia avvincente, ma poi ritrovano tanta grammatica che hanno studiato sui libri di scuola e apprendono espressioni e vocabolario in un modo leggero, rilassato, tranquillo e senza studiare. Quindi ritrovo molto di quello che dici anche nel mio approccio collegato ai film. È la stessa cosa È, praticamente. è- è lo stesso approccio e poi nelle tue lezioni parlate di quello che gli studenti hanno guardato, hanno un po' studiato prima. È qui che avviene la magia, no? Perché se si parla di quello che abbiamo letto o guardato, è lì che veramente lavoriamo sulle nostre abilità di conversazione. Esattamente, esattamente. Noi con materiali diversi alla fine facciamo la stessa cosa nelle nostre lezioni. Tu parti dai libri, io parto da un film, ma poi quello che facciamo è la stessa cosa. Dare un input agli studenti per arrivare a una lezione di conversazione con qualcosa da dire, no? Di interessante. Senti Serena, tornando alla lettura, secondo te qual è il tipico errore che commettono i nostri studenti quando iniziano a leggere in italiano? Quindi direi l'errore più comune che vedo è quello degli studenti che consumano materiale troppo complicato per il loro livello. E quindi la lettura diventa stancante e frustrante perché è difficile. Io consiglio sempre di partire da un materiale facile, perché come dicevo prima, la lettura deve essere come una camminata che facciamo, deve essere un allenamento piacevole. Che ne pensi? Sono d'accordissimo con te e ti voglio chiedere se hai qualche esempio, qualche storia vera che i tuoi studenti ti hanno raccontato. Ho iniziato a leggere, ma... Sì, una studentessa di livello B1, sì, intermedio, ma sul versante basso, stava leggendo Harry Potter, che è uno dei miei romanzi preferiti, ovviamente, ma era un po' troppo complicato, quindi lei faceva fatica, no? Era un allenamento, una pratica stancante e la frustrava perché doveva andare a cercare 20.000 parole, ok? Quindi bisogna leggere se si ha un livello iniziale, 1 a 1, se si ha anche un livello intermedio, bisogna leggere in livello intermedio. Certo. Ti è mai capitato? A me sì, è capitato. Ti è mai capitato che qualche tuo studente ti abbia detto: Serena, ho iniziato a leggere la Divina Commedia, ma non capisco niente. Sì, mi è capitato. In quel caso io consiglio di comprare una bella traduzione in inglese o in spagnolo della Divina Commedia, Sì, sì, perché sì, sì, può essere interessante, no, per molte persone, ma leggerla in italiano non è una buona idea, no. certo. Anzi, secondo me, al percorso di apprendimento, perché lo complica. La mia missione come insegnante, come autrice, è anche quella di semplificare lo studio, perché spesso, immagino che per te sia lo stesso, studiamo la lingua da adulti, non abbiamo tanto tempo da dedicare all'italiano e quindi lo scopo è quello di trovare dei materiali semplici e facili da integrare nella nostra routine di studio e piacevoli soprattutto. Sono d'accordo e
un'altra volta ancora ritrovo molto di questa filosofia per quanto riguarda i miei corsi basati sul cinema, perché non si può partire con un film italiano di nicchia, magari di Sorrentino, che adesso è ovviamente molto popolare. È troppo difficile, la visione del film diventa frustrante e soprattutto controproducente e quindi bisogna anche nel mio caso cercare dei film o delle serie TV più semplici, più adatte al proprio livello. E poi è proprio qui che arriviamo noi, no? A fare una ricerca adeguata, a consigliare questi materiali ai livelli giusti ai nostri studenti. Ecco, questo è anche un po' il nostro compito di facilitatrici. Mhm, sì, e vorrei aggiungere anche qualcosa. Nel nostro quotidiano io perlomeno non utilizzo una lingua troppo avanzata, utilizzo una lingua semplice, non parlo sempre in C1 o in C2, spesso parlo in B1, a volte in A2. Assolutamente sì, questo io lo dico sempre quando spiego alcuni argomenti grammaticali come il periodo ipotetico, per esempio, lo dico sempre. Dipende dal contesto in cui siamo. Se sono in un contesto familiare, con i miei amici, eccetera, uso un periodo ipotetico semplificato con l'imperfetto, per esempio. Se compravo quel pantalone, forse oggi lo mettevo, ok? Non siamo tutti i giorni obbligati a parlare in C1, C2, come dici tu. Senti Serena, veniamo ai tuoi libri perché io li ho qui tra le mie mani, ti ringrazio ancora tantissimo e ti devo confessare che io ti ho scoperta grazie ai miei studenti. Precisamente una mia studentessa, una volta, qualche mese fa, mi fece vedere durante una lezione su Zoom questo libro, quindi Gioielli, Caffè e Firenze, e mi chiese: Ma Valeria la conosci lei? Lo sto leggendo, lo amo, mi piace tantissimo. E da quel momento allora sono andata a cercarti sui social e poi casualmente poco tempo dopo tu mi hai contattato. Incredibile. Ci spieghi un po' come sono nati i tuoi libri e poi anche Piazzetta Italiana. Sì, sì, molto volentieri. I miei libri sono nati da un'esigenza, quella di fornire un input alle lezioni di conversazione. Gli studenti vogliono parlare italiano a ogni livello, principianti, intermedi, e il problema che ho riscontrato nelle mie lezioni era trovare dei temi stimolanti da usare a lezione per tutti i livelli. Perché spesso nei libri di testo i temi sono sempre gli stessi. E ho iniziato anni fa a usare storie che trovavo su internet e gli studenti mi hanno dato un feedback molto positivo perché leggevano, ascoltavano e poi parlavamo delle storie a lezione. E poi ho ricevuto un consiglio da parte di una studentessa californiana che mi ha detto: Ma Serena, perché non provi tu a scrivere una storia? E così ho cominciato a scrivere e a autopubblicare le mie storie in italiano semplice. Ecco, nella stessa ottica si colloca Piazzetta Italiana, che è una rivista, ovviamente non è un lavoro di finzione come per le storie, ma è una rivista di lifestyle, la definirei così, dove si parla delle cose belle dell'Italia in un italiano accessibile per studenti intermedi. E sono dei materiali utili per tutti gli studenti che vogliono studiare in modo indipendente, ma anche per gli insegnanti che sono alla ricerca di
temi di conversazioni stimolanti per le lezioni, perché come abbiamo detto prima, secondo me è giusto e anche più efficiente arrivare a lezione con qualcosa da raccontare che abbiamo letto, guardato, ascoltato prima per rendere le conversazioni veramente efficienti. Forse un po' più difficile, no? Però sicuramente è più utile e porta a dei risultati migliori. Qual è la tua esperienza con i tuoi corsi basati sui film? Immagino che sia positiva. Assolutamente positiva e è molto in linea con quello che dici. Io nel mio corso di cinema italiano preparo prima dei materiali basati sui personaggi, sulla trama o sulle previsioni di quello che vedremo, eccetera. Le persone devono lavorare a casa su questi materiali per poi arrivare a lezione con tante cose da condividere e da dire. Quindi sì, la lezione è un momento fondamentale, ma naturalmente c'è anche un momento in cui si deve lavorare in autonomia da soli per arrivare alla lezione pronti con qualcosa di cui parlare. Eh sì. È vero, come dicevi prima, che i nostri studenti di solito sono adulti, lavorano o sono in pensione e hanno tante cose da fare. Per me sono dei supereroi, però è necessario anche, secondo me, arrivare alla lezione con un lavoro fatto in autonomia. Mm. Sì, sì, assolutamente. Perfetto, perfetto. E senti, voglio farti un'altra domanda. Eh, che cosa diresti? Che cosa consiglieresti oggi alle persone che ci stanno guardando, ma che magari non hanno mai provato a leggere in italiano? Qual è il tuo migliore consiglio pratico? Scegliete una lettura facile, facilissima. Se è la prima lettura, deve essere facile e poi chiedete alla vostra insegnante di parlare di quello che avete letto e vedete quello che succede. Vedete quello che succede. Ehm, che ne pensi? Sono d'accordo, è un bellissimo consiglio. Sì, 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 sono assolutamente d'accordo. Chiedere all'insegnante dei consigli è fondamentale e poi bisogna trovare una lettura o un film, nel mio caso, adatto al nostro livello, che non ci metta i bastoni tra le ruote ma che ci faccia vivere una esperienza piacevole e arricchente. Mhm. Sì, i tuoi film e anche le letture danno quella struttura che spesso gli studenti si lamentano che non hanno, no? La struttura che può essere una preparazione prima della conversazione aiuta a studiare meglio, meglio. Sì, 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 è vero, è vero. Bene, senti Serena, io voglio ringraziarti ancora tantissimo per il tempo che mi hai dedicato e i tuoi consigli e la tua storia sono sicura che saranno apprezzati da chi ci sta guardando e ricordatevi che trovate tutti i contatti di Serena giù nel box informazioni, quindi se volete dare un'occhiata a Piazzetta Italiana e ai suoi libri, trovate tutto giù nel box informazioni. Ti ringrazio ancora tantissimo e spero di vederti ancora. Possiamo chiacchierare ancora in futuro. Ringrazio te, Valeria, è stato un assoluto piacere e spero di continuare a parlare con te su YouTube magari. E Assolutamente allora. sì. Assolutamente sì. Se vi è piaciuta questa intervista, ricordatevi di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima video lezione.